Ciao a tutti, ecco un altro video a tema camper, la prima puntata con i conti veri e propri. Quindi c'è stata, se vi ricordate, la prima puntata con diciamo i numeri di partenza. Adesso sono riuscito a fare i conti di del mese di dicembre, quindi vediamoli. Allora, prima di vedere i numeri vi introduco un po' cosa è successo nel mese di dicembre e poi vediamo i numeri. Per prima cosa, come vedrete, ci sono dei numeri piuttosto alti come incassi, piuttosto alti insomma, cioè dei numeri come incassi. Questi sono stati più o meno tutti intorno a Natale, perché sono stati regali e altre cose. Quindi vedrete invece che non ci sono spese perché praticamente i soldi sono arrivati sotto le feste, quindi non ho avuto modo di fare acquisti per il camper. E ora, a proposito di acquisti per il camper, sicuramente la prima cosa che acquisterò a breve, vedo quando riesco a organizzarmi, il pannello di controllo del gestore di carica. Quella è la cosa più importante, come avevo già detto in un altro video, perché per fare qualsiasi cosa devo riuscire a tenere sotto controllo le batterie e il modo migliore è quello di avere il pannellino di controllo del gestore di carica. Dopo il pannellino di controllo del gestore di carica, le altre spese che farò con questi soldi che ho sono i vari materiali per montare la struttura sul tetto che servirà per montare i pannelli solari. Forse ho trovato, per fortuna, dei materiali che già mi servivano gratis, perché ho trovato un amico di un'azienda che buttava via delle piantane perché non le utilizzava più, di metallo, che sono molto simili se non uguali a quelle che volevo comprare io. Devo vedere se vanno bene perché a me ne servivano lunghe 3 metri, quelle sono 2 metri e mezzo, ma credo di potermi adattare, quindi se riesco, ce le ho già, me le ha portate, se riesco ad adattarle ho già risparmiato qualcosa, insomma, vedremo. Sempre con questi soldi, la teoria vorrebbe che uno pagasse prima i debiti, per esempio le bollette arretrate. Io scelgo di non pagare le bollette arretrate perché in questo modo, se riesco a finire la struttura sul tetto e quindi a montare e magari acquistare pannelli eccetera, riesco a diventare autonomo qui e quindi a chiudere la fornitura a casa, perché la cosa più importante per me è chiudere la fornitura elettrica a casa, perché se no continuano a produrre bollette, soprattutto con costi fissi. Quindi preferisco pagare qualcosa di mora alle bollette che ho in arretrato, che sono già diverse, piuttosto che pagarle, essere diciamo a posto con queste bollette, che poi non riuscirei a pagarle tutte, comunque pagarle per evitare la mora, ma poi non avere più soldi per finire l'impianto qua sul tetto, e quindi non essere di nuovo autonomo, quindi ritardare ancora la chiusura della fornitura. Quindi preferisco prima finire il camper e poi pagare le bollette, magari con qualcosa di mora in più, però almeno poi riuscirò a trasferirmi qui definitivamente. Per questo motivo, quindi, come vedrete, i numeri che avevo chiamato debiti a lungo termine e a breve termine non saranno cambiati, perché appunto quelli a lungo termine li pagherò in seguito. Prima pagherò le bollette, quindi quelli a breve termine, e quelli a breve termine, appunto, come ho appena detto, ho scelto di non pagarli e prima cercare di terminare l'impianto qua. Allora, al momento non ci sono stati incassi per il canale YouTube, quindi né pagamenti da YouTube né pagamenti dall'affiliazione Amazon, però vedrete degli incassi che sono alcune donazioni.
un'ultima cosa e poi guardiamo i veri numeri. Ovviamente alcuni di questi incassi tipo YouTube, tipo Amazon e poi anche alcune delle mie attività sono tutti tassabili, sono tutti vanno dichiarati e vanno tassati, quindi i numeri che vedrete che io pubblicherò ovviamente saranno al netto delle tasse. Quindi detto questo, partiamo con i numeri. Allora vi faccio vedere alla vostra sinistra i vecchi numeri, quindi quelli che ho pubblicato qualche giorno fa, che sono del 1° di dicembre. Alla destra vediamo, alla vostra destra vediamo quelli nuovi, quelli di fine dicembre. Ok, allora, come ho già detto, debiti a lungo termine e breve termine sono identici come numeri a quelli della volta scorsa. Spese per il canale, come ho detto, siccome i soldi sono arrivati tardi alla fine del mese, non ce ne sono state, quindi 0, e gli incassi 109 euro. Per i numeri privati gli incassi sono stati 405 euro e le spese 98 euro. Non contando i debiti, quindi abbiamo un saldo di 416 euro positivi per dicembre. Facendo invece un totale complessivo, compreso i debiti, abbiamo meno 2275 euro. Giusto per curiosità vi specifico leggermente di più quali sono stati gli incassi e le spese. Allora, per gli incassi del canale, quindi come ho già accennato, sono state solo donazioni, alcune donazioni e nessuna spesa, appunto perché i soldi sono arrivati tardi. Per gli incassi privati invece ci sono stati 2 vendite di materiale che ho io in vendita, quindi 2 cose da poco, una maglietta, e io avevo una collezione di magliette con stampe diciamo a tema musicale, quindi magliette da concerto, cose così, no? E ne avevo tantissime, ne avevo più di 300. Ne sto vendendo poche, non vanno molto come vendita, però ogni tanto qualcosa vendo, però è poca roba, insomma sono 15 euro a maglietta, quindi niente di che. E poi in più una radio, un apparecchio, una radio portatile molto grossa, abbastanza costosa, che ho venduto a 76 euro, quindi questi due sono i 2 incassi. Poi ho avuto la fortuna di fare un paio di lavoretti a computer di amici che hanno poi voluto ricompensarmi con qualche soldo, e poi ovviamente, o perlomeno non tanto ovviamente, comunque ci sono stati, perché come ho accennato a qualcuno non festeggio il Natale, quindi non sono abituato a ricevere, non mi interessano i regali a Natale, quindi tipicamente non mi vengono fatti i regali. Invece quest'anno sia le mie sorelle che mia madre hanno voluto, diciamo, aiutarmi a terminare questa mia costruzione, diciamo, sistemazione del camper con regali fatti in denaro, e quindi quello è quello che è arrivato. Come spese, sempre private, c'è stata una sola spesa che è stata la spedizione di quella radio che ho venduto, quindi siccome è una scatola un po' grossa eccetera ho speso intorno ai 13 euro di spedizione. Il resto è dovuto alla spesa per mangiare, quindi in dicembre ho avuto 5 sabati, io faccio la spesa il sabato, quindi 5 spese, e queste sono, diciamo, le spese, diciamo, che ho sostenuto e nient'altro. Direi quindi che per dicembre siamo a posto, i numeri li ho dati, e
devo vedere un po', perché facendo questi conti mi sono trovato in difficoltà in effetti. Come ho detto, non sono molto pratico di conti, e riuscire a tenere tutti questi conti qua, non avendolo mai fatto, boh, mi incasino un po'. Anche perché dovendo tenere separate le spese private dalle spese del canale, gli incassi privati dagli incassi del canale, dovendo prevedere eventualmente, per ora ancora non ci sono stati, ma quando ci saranno incassi, la tassazione, quindi fare i calcoli in anticipo, non è facile. Comunque vabbè, mi viene buono, anche perché comunque, anche se non l'ho mai fatto, sono d'accordo su chi eventualmente dovesse dire che è meglio averli i conti che non averli, cioè sapere dove vanno i soldi piuttosto che non saperlo. Io ho sempre vissuto senza sapere dove andavano i soldi, quindi sia prima che dopo i vari lavori ho sempre dato poca importanza, quindi finché ce n'erano li facevo uscire, quando non ce n'erano più non uscivano più. Ho sempre vissuto in questa maniera. E questa situazione dovrà essere diversa, perché io, siccome prevedo di avere entrate basse, dovrò prevedere, quando ci saranno spese alte, di avere messo da parte i soldi in anticipo, quindi i conti dovrò farli in questo caso. Lo so, devo piegarmi alla noia di fare i conti, alla mia idea di inutilità dei conti, del contare i soldi comunque, quindi dovrò farlo. Quindi sto facendo un po' di esercizio a preparare, lo faccio con un foglio di calcolo, no? Quindi cercando di riuscire a trovare il giusto modo per calcolare il tutto. Niente, quindi direi per questi calcoli abbiamo finito, e ci rivediamo quando avrò pronti i calcoli cioè a fine mese, con altri calcoli. Ci vedremo a fine mese, cioè l'inizio di febbraio, con i calcoli di gennaio. Nel frattempo ovviamente preparerò altri video. Mi sono accorto che ho indietro ancora i due video che vi avevo promesso. Uno, vabbè, è solo, diciamo, scherzoso sulla questione dei computer che ho, e del fatto che devo comprare un computer nuovo, e poi lo vedremo in quel video. E l'altro è che ancora non vi ho raccontato com'è stare qua di giorno, anche se non ci sto molto, com'è stare qui, quindi con le temperature, cioè vivendo qua. In effetti in questi primi giorni di gennaio sta già facendo molto più caldo che quanto ha fatto dicembre. Anche oggi è una bella giornata di sole, e qui dentro ci sono già 9-10 gradi. Eh, Però comunque avevo promesso una puntata su questo, quindi preparerò qualcosa di questo genere. E poi vabbè, ho altri video, poi vedremo. Bene, per questo video è tutto. Grazie di tutte le visualizzazioni, commenti sempre cortesi, e le informazioni che mi fornite. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti.